Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Blocadren, laboratorio farmaceutico SIT SRL. Specialità igienico-terapeutiche. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa ha Blocadren? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Blocadren durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Blocadren? Blocadren è un farmaco a base del principio attivo timololo malleato, appartenente alla categoria degli beta-bloccanti e nello specifico beta-bloccanti non selettivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Laboratorio Farmaceutico SIT SRL. Specialità igienico-terapeutiche. Blocadren può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Blocadren 10 mg 40 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Laboratorio Farmaceutico SIT SRL. Specialità igienico-terapeutiche. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Timololo malleato. Gruppo terapeutico. Beta bloccanti. Forma farmaceutica. Compressa. Indicazioni. Il Blocadren è indicato nel trattamento dell'angina pectoris da cardiopatia ischemica, nel trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale, inclusa la sindrome cardiaca ipercinetica, nella profilassi dell'insufficienza coronarica per ridurre il rischio del reinfarto e della morte cardiaca, inclusa la morte improvvisa, in coloro che sono sopravvissuti alla fase acuta di un infarto miocardico, nella profilassi dell'attacco di emicrania comune e classica. Posologia. Blocadren è un medicinale da somministrare per via orale. Poiché l'assorbimento del timololo non è modificato dalla presenza di cibo, Blocadren può essere assunto indipendentemente dai pasti. In tutti i pazienti il raggiungimento della dose giornaliera deve essere raggiunta gradualmente sulla base sintomatica, della frequenza del polso e dei valori pressori. La somministrazione concomitante di altri farmaci può richiedere un aggiustamento del dosaggio, vedere paragrafo 4.5. La durata del trattamento dipende dalla natura della malattia da trattare e deve essere stabilita dal medico. Il prodotto non deve essere bruscamente interrotto. La sospensione della terapia deve essere effettuata sotto controllo del medico. Angina pectoris. La terapia deve essere iniziata con 5 mg 2 o 3 volte al dì. A seconda della risposta sintomatica, della frequenza del polso e dei valori pressori può essere necessario aumentare il dosaggio. Il primo aumento non deve superare i 10 mg/d in dosi divise. Ulteriori aumenti non debbono superare i 15 mg/d in dosi divise. Ci deve essere un intervallo di almeno 3 giorni quando si aumenta il dosaggio. La posologia raccomandata varia da 15 a 45 mg di Blocadren al giorno. Nella maggior parte dei pazienti si ottiene una risposta terapeutica con dosi comprese tra i 35 ed i 45 mg/d. Ipertensione arteriosa. Intraprendere la terapia con 10 mg 1 o 2 volte al giorno. A seconda della risposta del paziente, aumenti del dosaggio possono essere fatti sino ad un massimo di 60 mg/d. Dosaggi giornalieri superiori ai 20 mg debbono essere dati in dosi divise. Profilassi della insufficienza coronarica. La dose per la prevenzione a lungo termine in pazienti sopravvissuti alla fase acuta di un infarto miocardico è di 10 mg 2 volte al dì per via orale. Profilassi dell'attacco di emicrania. La dose raccomandata nel trattamento profilattico dell'emicrania comune o classica va da 10 a 20 mg somministrati in un'unica dose per via orale. Pazienti con insufficienza renale grave.
Nei soggetti con marcata riduzione della funzionalità renale sottoposti a dialisi, particolare attenzione richiede la somministrazione di dosi singole pari o superiori a 20 mg che possono essere seguite da spiccate reazioni ipotensive. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia nei bambini non sono state stabilite. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Scompenso cardiaco conclamato, vedere paragrafo 4, 4. Bradicardia sinusale. Blocco AV di secondo e terzo grado. Shock cardiogeno. Broncospasmo, inclusa l'asma bronchiale, o anamnesi di broncospasmo o broncopneumopatia cronica ostruttiva severa. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Controindicazioni relative. Insufficienza cardiaca. La stimolazione simpatica può essere essenziale per sostenere il circolo in individui con diminuita attività contrattile e miocardica, e la sua inibizione per blocco dei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Speciale attenzione, per il rischio di gravi effetti collaterali o diminuzione dell'effetto terapeutico di Blocadren, deve essere posta quando si ritenga necessario associare al timololo maleato una delle seguenti classi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Blocadren insieme ad altri farmaci come Aerosaltiazema euro, Aerosangizema euro, Aerosdiamox euro, Aerosdiladela euro, Aerosdiltiazem doc generica euro, Aerosdiltiazem euro, Aerosdiltiazem Milan generics euro, Aerosdiltiazem Ratiofarma euro, Aerosdiltiazem Sandoza euro, Aerosdilzene euro, Aerosgilenia euro, Aerosisoptin, compressa a rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite a euro, Aerosisoptin, soluzione, uso interno, a euro, Aerostildiema euro, Aerosverapamil doc generica euro, Aerosverapamil euro, Aerosverapamil exala euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Blocadren durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Blocadren durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono stati eseguiti studi adeguati e ben controllati in gravidanza. Blocadren deve essere usato in gravidanza solo se il potenziale beneficio giustifica il rischio potenziale per il feto. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Blocadren non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Con l'uso di timololo maleato possono verificarsi effetti collaterali che sono, per la maggior parte, dipendenti dalla dose e legati alle proprietà farmacologiche della sostanza. La frequenza di effetti collaterali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. I casi di sovradosaggio con timololo maleato per via orale sono molto rari. È noto il caso di una donna di 30 anni che ha sviluppato un blocco AV di 2A-3A grado dopo l'assunzione di 650 mg di timololo maleato. Tenuto conto delle proprietà farmacologiche del timololo a appeso, in caso di assunzioni di dosi superiori a quelle massime raccomandate, la comparsa di cefalea, vertigini, bradicardia sintomatica, ipotensione, broncospasmo e scompenso cardiaco acuto. Trattamento. In caso di iperdosaggio, si suggeriscono le seguenti misure terapeutiche. In tutti i casi la terapia con Blocadren deve essere sospesa ed il paziente osservato attentamente. Lavanda gastrica. In caso di bradicardia sintomatica, somministrare per via endovenosa tropina solfato alla dose di 0,25 a 2 mg. Se la bradicardia persiste, somministrare con cautela isoproterenolo cloridrato per via endovenosa. Nei casi refrattari può essere preso in considerazione l'impiego di un pacemaker cardiaco. In caso di ipotensione, somministrare dopamina, dobutamina o levetrenolo. Nei casi refrattari è stato riportato che è utile l'uso del glucagone cloridrato.
In caso di broncospasmo, somministrare isoproterenolo cloridrato e considerare anche l'impiego dell'aminofillina. In caso di scompenso cardiaco acuto, istituire immediatamente una terapia con digitale, diuretici e ossigeno. Nei casi refrattari è suggerito l'uso dell'aminofillina endovena e seguita se necessario da glucagone cloridrato. In caso di arresto cardiaco, impiegare isoproterenolo cloridrato o un pacemaker cardiaco. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Beta bloccanti, codice ATC. C07A. Bloccadrena, un farmaco bloccante i recettori beta-adrenergici, non selettivo, che non possiede attività simpatico-mimetica intrinseca significativa, attività diretta deprimente il miocardio o attività, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Bloccadrena rapidamente assorbito e quasi completamente, circa il 90%, dopo somministrazione orale. Entro mezz'ora dalla somministrazione si osservano livelli plasmatici apprezzabili ed i livelli plasmatici massimi vengono raggiunti. Dati preclinici di sicurezza. Sono stati osservati effetti preclinici soltanto ad esposizioni considerate significativamente superiori all'esposizione umana massima, il che depone per una scarsa rilevanza clinica. Elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, indigotina, E132, magnesio stearato. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.